amici, bentornati sul mio canale. Siete pronti per il Natale? Sapete già cosa regalare e magari regalare qualcosa di particolare, speciale? Allora, io stavo pensando per questo Natale di regalare un bel telo in microfibra. Quindi, però regalarlo così sinceramente non mi piace. Allora, cosa faccio? Vado a personalizzarlo, metto anche il nome della bambina che lo dovrà ricevere, in modo che così è un qualcosa di un po' più particolare, speciale, e la personalizzazione la andrò a fare con i termovinili della Biflex. Quindi se anche a voi interessa realizzare un regalo di Natale un pochino più particolare e diverso dal solito, rimanete sul canale. Ma adesso vi dico sempre, banda alle ciance e all'opera! Per la realizzazione di questo progetto andremo a utilizzare i seguenti termovinili: la serie Glam Arcobaleno, la serie Glam Ciclamino, la serie Sandy Glitter Azzurra e la Sandy Glitter Oro. Dopo aver realizzato il nostro progetto, basterà andare su Crea, scegliere il tappetino e poi dobbiamo specchiare tutto quanto. Questo perché? Perché i termovinili vanno tagliati sempre specchiati. Una volta specchiato tutti le nostre parti del progetto, passiamo al taglio. Una cosa importante che ci dobbiamo ricordare quando mettiamo il nostro termovinile sopra al tappetino è quella di mettere la parte del liner, ovvero questa parte lucida, sul tappetino, mentre la parte opaca rivolta verso di noi, in questo modo. Poi possiamo inserirla alla macchina. Adesso che abbiamo tagliato tutti i nostri pezzi, io con lo spellicolino andrò a spellicolare. Se non avete uno spellicolino come questo, potete utilizzare anche un ago, uno spillo, l'importante sia un qualcosa che abbia una bella punta. Basterà puntare verso l'esterno in questo modo e poi girare. Tiriamo. E adesso ripuliamo le parti interne. Quindi sempre con il nostro spillicolino puntiamo e tiriamo su. Vado a ripetere questa operazione anche sugli altri pezzi. Adesso che abbiamo spellicolato tutti i nostri pezzi, andiamo a vedere la scheda tecnica e poi l'applicazione. Nel momento dell'acquisto dei nostri termovinili, quando ci arrivano a casa arrivano completi di scheda tecnica, una scheda uguale a questa, dove appunto ci viene indicato qui in alto a sinistra il nome del prodotto che abbiamo acquistato, in questo caso la Sandy Glitter. Sotto invece troviamo scritto la spiegazione riguardo questo materiale. Sotto ancora a sinistra troviamo il QR, dove andandoci sopra con il telefonino o con un tablet, un iPad, possiamo vedere step dopo step tutti i passaggi che dobbiamo fare per l'applicazione di questo termovinile. Mentre sulla destra troviamo le istruzioni, dove anche qui ci vengono indicate tutti i passaggi da fare per l'applicazione di questo termovinile. Al centro troviamo uno schemino, ovvero le info, dove ci danno delle informazioni riguardo dove va applicato questo tipo di termovinile. Sotto ancora abbiamo le istruzioni per l'applicazione con il ferro da stiro, dove appunto ci viene indicato che può essere applicato a una temperatura massima di 3 pallini per 25 secondi per una pressione alta e il liner va rimosso a caldo. Sotto invece troviamo le istruzioni per le presse, che siano grandi o piccole è la stessa cosa, e ci dice che va messa una temperatura di 150 gradi per 20 secondi,
una pressione media e il liner va sempre rimosso a caldo. La parte di sotto invece troviamo le istruzioni riguardo il lavaggio, ovvero che può essere lavato a 60 gradi, può essere messo in asciugatrice e questo tipo di termovinile non può essere lavato a secco. Indicazioni riguardo il ferro da stiro, riguardo la pressa. Per il ferro da stiro ci dice che va messa alla massima temperatura, quindi 3 pallini per 20 secondi e con una pressione alta, e il liner va rimosso a freddo. Mentre per la pressa ci dice che bisogna mettere una temperatura di 140 gradi per 20 secondi, va utilizzata una pressione media e il liner va sempre rimosso a freddo. Un'altra cosa importante che troviamo su questa scheda tecnica è il metodo di lavaggio, ovvero come va lavato. Va lavato a 40 gradi, non può essere messo in asciugatrice e non può essere lavato a secco. Per evitare che si possa rovinare il tavolo, io utilizzo questo tappetino della Biflex, ma non lo utilizzo dalla parte dove c'è la scritta Biflex, lo vado a utilizzare sul retro, perché questa è una parte realizzata apposta per far sì che il calore venga distribuito in modo uniforme. Prendo quindi il mio asciugamano, per cercare il centro lo piego prima a metà, in questo modo, faccio un segno, volendo posso passare anche la pressa, così che sono sicura che il segno viene fatto. Quindi la passo un secondo giusto per marcare il centro, apro, quindi io so che questo è il mio centro. Adesso prendo il primo termovinile e lo vado a posizionare qui, in questo punto. Posso già applicare anche la scritta per il semplice motivo che così mi regolo bene con gli spazi, e anche perché in questo modo so per certo che, essendo tutte e due della stessa serie, non ho problemi nel metterli, quindi posso metterli anche in contemporanea. L'importante è che non vengono poi messi uno sull'altro la parte del liner, perché sennò altrimenti il termovinile non passerebbe bene. Una volta che quindi ho posizionato tutto quanto, adesso non mi resta altro che passare la pressa. Attendo che si raffredda e poi tolgo il liner. Adesso vado a inserire quest'altra parte, questa la va sopra questa coda. Ok, adesso senza utilizzare carta forno riposiziono la mia pressa e faccio partire il timer. Questo perché i termovinili della Biflex non serve mettere carta forno tra uno strato e l'altro, a meno che il materiale che andiamo a utilizzare è un materiale delicato. A quel punto bisogna comunque mettere la carta forno per proteggere il materiale sottostante, ma non per proteggere i nostri termovinili. Attendo sempre che si raffredda, dopodiché stacco il liner. Adesso vado a posizionare tutto il resto. Questa volta il liner va rimosso a caldo. Adesso posiziono il mio ultimo termovinile. Ed ecco qua. Il lavoro è terminato. Vi piace? Io lo trovo fantastico, soprattutto la serie Glam, questo arcobaleno.
è uno spettacolo e penso che per la sirena è proprio l'ideale, così che ti dà tutti questi bei colori sfumati. Io spero che l'abbiate trovato interessante, così che vi ho fatto conoscere magari anche un altro tipo di lavorazione che si può fare, quindi adesso per Natale, come regali, ma non solo, perché insomma potete realizzarli per qualsiasi occasione. Se il video vi è piaciuto e anche a voi piacciono questi termovinili, volete acquistarli, qui sotto troverete il link di dove acquistarli e il mio codice sconto, così da acquistarli a un prezzo più vantaggioso. Se avete dubbi e domande scrivetemi, che io così potrò rispondervi. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like e condividete, così che il canale può crescere. Se poi vi piacciono questi video, ancora non vi siete iscritti al mio canale, iscrivetevi e accendete la campanellina, così che poi vi arriveranno le notifiche dei prossimi video. E se non vi siete iscritti neanche a tutti gli altri miei social, vi consiglio di iscrivervi, perché anche lì pubblico tantissime cose. Io adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao amici, a presto!